Porsche 911 Dakar, quella che è appena entrata nella nostra collezione, e ve la farò anche provare, o almeno la proverò e vi trasmetterò le emozioni e le sensazioni. Intanto la scelta di questa vettura è stata voluta con questa livrea rally design molto bella che ricorda la livrea Rothmans, in realtà Rough Road, richiamata da Porsche. Anche il numero scelto ha un senso, il 176 l'ho scelto personalmente perché è il numero della vittoria nell'84 di René Mezze alla Dakar con la Porsche 953. Interessante poi anche la scelta dei cerchi, che l'ho voluta bianca, molto più racing. A livello di interni la scelta è stata anche qua sul pacchetto Rally Sport molto coerente col tema racing, quindi cintura 6 punti, soprattutto estintore e roll bar imbullonato. Andiamo però nella parte di dettaglio tecnico di questa 911 Dakar. Vettura che mutua dalla 911 GT3 che amo tante componenti tecniche, l'idea ad esempio del cofano in polimero di carbonio per pesare di meno, così come l'asse posteriore sterzante, barre antirolio attive con il Porsche Dynamic Chassis Control, così come i supporti motore attivi. Ma non tutto è mutuato dalla GT3, in particolare il motore non è della GT3 ma della GTS, quindi biturbo 3 litri, 6 cilindri boxer ovviamente, da ben 480 cavalli e 570 Nm di coppia. Arriviamo poi a parlare della trazione integrale Porsche, ovviamente su questa Dakar con il Porsche Traction Management. Interessante poi il tema delle sospensioni, questa vettura è più alta di ben 50 mm rispetto alla 911 tradizionale, già così, già su strada. Poi nella modalità off-road si alza ancora di 30 mm per superare ostacoli e avere angoli d'attacco da vera e proprio fuoristrada. Diverse le modalità di guida con cui si può utilizzare questa 911 Dakar, le più importanti sono la rally che sposta al posteriore parte della trazione, ma le barre antirolio rimangono connesse, invece lo road che ho citato da poco, che oltre ad alzare la vettura ha una neutralità in quello che riguarda la distribuzione della trazione. Adesso l'obiettivo è farvi provare le differenze su strada, in pista, ma soprattutto anche su fondi molto viscidi. Porsche 911 Dakar, un giro secco, non veloce, perché sporcheremo un po' la guida. I pneumatici sono gli all terrain, quindi assolutamente inadeguati in pista, ma la macchina è divertente in maniera incredibile, anche con questi pneumatici. Guardate che bella, veramente da guidare, muove molto l'assetto, per forza è alta e soprattutto i pneumatici muovono molto di tassello, ma è assolutamente normale. Però la vettura qua in modalità rally è davvero uno spettacolo da guidare. Lo sterzo oltretutto è anche preciso considerando l'altezza da terra e soprattutto gli pneumatici che non comunicano molto. Guardate che bella da guidare! Che spettacolo ragazzi! Peccato non avere gomme illimitate, se no sarebbe un divertimento incredibile. Qua pendoliamo veramente alla grande. Che spettacolo di vettura! Detto questo, adesso però è il momento di provarla su fondi con molto meno grip per far rendere al meglio questa Dakar. Non andremo però sul fango e scopriremo adesso il perché non la porto su fango, e questa è una chicca. E adesso vi spiego perché non la utilizzerò sullo sterrato questa vettura. Un po' una caduta di stile per me su Porsche, quello che nessuno ha ancora detto, le protezioni sotto scocca, venite con me a vederle. Sì, sono dichiarate queste, è vero, ma la scocca è da un'altra parte. È qui che la protezione è più importante. Questo materiale plasticoso è anche assolutamente molto fragile. 2 pietre si rovinerebbe tutto. Oltretutto, venite con me, sentite. La parte posteriore, dove c'è il motore, la coppa dell'olio ad esempio, è completamente non protetta. Questo è molto strano, nel senso che mi aspettavo dei fogli d'alluminio su tutta la vettura, delle slitte come nelle vere vetture da corsa. Non ho capito perché Porsche non l'ha fatto. Non è una vettura marketing questa, è una vettura che deve girare su quei fondi perché è progettata e anche molto bene per questo. Dopo varie ricerche sono riuscito però a ordinare in aftermarket, non era ordinabile come optional, un kit di protezione ulteriore della vettura. Non mi sembra così estremo dal disegno, ma appena mi arriverà vi dirò e vi svelerò se sarà sufficiente, non credo, per fare un po' di fango, un po' di sterrato. Quindi a questo punto andremo su fondi viscidi ma non su sterrato. Proviamo una salita, guardate la fatica che sto facendo di trazione a salire con questa Dakar.
nonostante sia in off-road. Non provo neanche a mettere la vettura in modalità rally perché me la passerebbe di 30 mm. Io invece ho proprio bisogno di una vettura che lavori molto in frenata per riuscire a compensare la mancanza totale di trazione. Ci vorrebbe almeno un pneumatico winter full, se non un chiodo, in queste condizioni, e mi spiace anche perché è una vettura da collezione, quindi non ha l'obiettivo di provare le prestazioni estreme a qualunque costo. Non riesco a capire molto del bilanciamento. Sì, l'asse posteriore sterzante anche in queste condizioni si sente, per carità, ed è un aiuto per curvare, però veramente abbiamo bisogno di una base, che è un pneumatico che abbia trazione. La vettura non è morbidissima, ma credo che sia un assetto più che studiato per queste condizioni. Uso il sinistro, però guardate come scivolo, è un attimo rischiare, e quindi non vogliamo farlo in queste condizioni. La vettura è bellissima da guidare su strada, abbiamo visto, guardate come si scivola, c'è proprio ghiaccio sotto e il pneumatico non riesce a trovare grip in modo alcuno. Bellissimo sound del propulsore, ho anche attivato gli scarichi, condizioni veramente uniche per provare la Dakar, anche se preferirei essere nel deserto o almeno su fango, dove sicuramente questo pneumatico potrebbe darmi un grip superiore. Sinistro, e Porsche almeno permette di utilizzare il sinistro accelerando, e questo è positivo. Guardate, non c'è proprio grip, seconda marcia, perché sarebbe impossibile utilizzare la prima. Gas un po' costante ed ansiamo, ma non siamo certo alla ricerca della prestazione. Riesco anche a comprendere poco il telaio, che invece su strada sono riuscito a percepire essere ottimo, nonostante appunto anche in quel caso il pneumatico non è l'ideale per le condizioni complessive. Sinistro in questa destra, che tende a chiudere, oltretutto l'esterno non è protetto, via. Sono curioso di provarla anche in altre condizioni, questa Dakar.